Andiamo all'argomento, quindi dicevamo sistema di valutazione dei fornitori. Andiamo nell'ambiente dei fornitori e entriamo nel sottooggetto valutazione fornitori, che come tutti gli altri ambienti del software prevede una parte per l'inserimento dati, una parte per la consultazione dei dati che abbiamo inserito, quindi dove potremo vedere tutte le statistiche, tutte le evoluzioni della valutazione dei fornitori nel corso del tempo. Andiamo all'inserimento dati. Ogni ambiente di inserimento dati di qualsiasi oggetto del software, quindi fatture, sistema qualità, verifiche ispettive, progetti di miglioramento, non conformità, qualsiasi oggetto del software, appena si apre la maschera di inserimento dati, propone questo promemoria, nel quale possiamo scrivere niente, tanto, tantissimo, qua dentro, questo è un campo memo, c'entrano fino a 64.000 caratteri, quindi tantissimi. Quindi questo ve lo apre di default, nel senso che potrete subito prendere un appunto, anche una seconda volta che lo aprite, qualora abbiate precedentemente preso degli appunti e torniate sulla scheda di valutazione del fornitore numero 1, vi proporrà subito quello che avete scritto magari anche un mese fa e di cui potreste anche non ricordarvi, come spesso accade nel lavoro, e ce lo ripropone subito, di modo che ci salti subito all'occhio. Come si valutano i fornitori? Con questo metodo che non ho inventato io, ma che è sui libri di economia, che io ho soltanto informatizzato, cioè c'è questo metodo sui libri di economia con queste 14 domande, con le 12 domande per il questionario di autovalutazione del fornitore che vedremo. Alla risposta ad ognuna di queste domande è attribuito un punteggio, quindi ho soltanto fatto i calcoli, non ho inventato il metodo di valutazione, soltanto fatto in modo che emergano i risultati e le statistiche, le medie, i trend nel corso del tempo. Quindi c'è questa scheda di valutazione, 14 semplici domande che ci dobbiamo porre noi e per fare il punto della situazione dei nostri fornitori. Ovviamente lo dovremo fare relativamente a ciascun fornitore. E la 14ª, quindi sono 13 essenzialmente, perché la 14ª, che comunque è una parte della scheda di valutazione, che quindi varrà un 14esimo della valutazione, è il risultato che emerge dal questionario di autovalutazione dei fornitori. Ecco, questo è un questionario che si manda ai fornitori almeno una volta all'anno, così come la valutazione dei fornitori si fa una volta all'anno. Chi è certificato ISO 9000 la deve fare assolutamente, compreso questo questionario di autovalutazione. E quindi noi invieremo queste 12 domande al fornitore, su cui il fornitore, in base alle risposte che ci darà, ora io vado a cambiare qualche risposta per far vedere che qui da 1,375 passiamo a 1,125, è cambiato qualcosa. E quindi qui verrà attribuito punteggio 0, 1, 2, no, solo in parte 0, 1, 2, quindi poi ci sarà un totale della scheda che quindi farà un certo numero diviso per il numero delle domande e verrà fuori questo punteggio 1,125. Questo punteggio, se viene da 0 a 1, nella scheda di valutazione del fornitore si assegnerà 0 a quel punto numero 14. Se viene da 1 a 2 si assegnerà 1, se viene da 2 a 3, quindi il massimo del il fornitore maggiormente performante, si assegnerà 2. Quindi come facciamo ad inviare il questionario al fornitore? Ovviamente lo dobbiamo stampare, da qui lo possiamo stampare e da qui possiamo avere un'anteprima del questionario. Quindi ecco il questionario con l'intestazione, che ora vi farò vedere come si personalizza, con il nostro indirizzo a cui deve essere restituito, tutte le domande e le caselline per barrare la risposta che il fornitore ci vorrà dare. Come vedete qui sotto la domanda 4 e sotto la domanda 8 io sono andato ulteriormente a specificare al fornitore di rispondermi 1 se, no se, solo in parte se. Ovviamente io posso anche mandare tutte e 12 le domande senza andare a specificare niente qua sotto, perché mi accontento del fatto che il fornitore mi risponda sì, no o solo in parte. Ma se voglio andare a far sì che quello che mi risponde il fornitore sia maggiormente aderente alla sua realtà organizzativa, posso andare a specificare qualcosa. Non è obbligatorio farlo. Come posso fare a specificarlo? Andrò qui, indicazioni, risposte, questionario, e per esempio alla domanda rispondimi sì, no, solo in parte, se hai delle specifiche sulle forniture, dirò rispondimi
rispondimi sì solo se, questo lo sapete voi, rispondimi sì solo se. Ora andiamo a vedere se sotto la domanda numero 5, qui aggiorno, torno al questionario di valutazione, riapro l'anteprima e vedete che sotto la domanda numero 5 è comparso rispondimi sì solo se. Quindi quando ho stabilito tutte queste cose, se le voglio stabilire, altrimenti il questionario di autovalutazione del fornitore è già pronto per la stampa e la spedizione, non devo andare a specificare niente, lo spedisco al fornitore. Come avete visto c'è anche da personalizzare il modulo e intestazione, piedi pagina, firma della direzione, firma del responsabile della qualità, formula di congedo per quanto riguarda i moduli che vanno all'esterno, saranno uguali in tutti i moduli. Quindi qui lo posso fare anche direttamente da qui, l'aggiornamento dell'intestazione, eccetera. Oppure nei moduli avete visto che c'è scritto vai a inserimento dati, personalizzazione stampe. Quindi io qui posso personalizzare l'intestazione, quindi clicco con il tasto destro del mouse, proprio come c'è scritto qui, taglia con tasto destro del mouse, vai a inserimento dati e stampe. Noi ci siamo andati, clicco con il tasto destro del mouse e faccio taglia. A questo punto la casellina si ripulisce, ci vado a mettere il logo aziendale, magari di qua altri loghi, quello dell'ente certificatore o altri loghi che voglio o devo mettere io. Dopodiché con casellina bianca cliccherò su inserisci oggetto e una volta aver cliccato su inserisci oggetto mi si aprirà questa finestrina dove io sceglierò crea da file e andrò ad allegare e andrò a fare un'operazione come allegare un file ad una mail. Quindi sfoglierò i file del mio computer e dico quell'immagine lì, dopodiché fleggo collegamento e clicco su ok e avrò il logo della mia azienda qui. Qui ci scrivo quello che voglio in relazione alla ragione sociale o a qualsiasi altro dato dell'azienda che voglio che compaia nell'intestazione. Lo stesso vale per il piedi pagina, quindi una volta scritto tutto quello che voglio nel piedi pagina, intestazioni piedi pagina le avrò in tutti i moduli che sono stampabili in questo software. Lo stesso dicasi per la firma della direzione e la firma del responsabile della qualità. Il nostro indirizzo andrà soltanto per i moduli che ci devono essere restituiti, quindi il questionario di autovalutazione dei fornitori e anche il questionario per l'indagine di soddisfazione del cliente, che lo vedete cliccando qui sotto sul tutorial specifico dedicato alle indagini di soddisfazione del cliente. Anche qui possiamo andare a modificare la città, Roma 22 settembre 2020, Milano 3 marzo 2020, ci scriviamo quello che vogliamo e poi la nostra formula di saluti che più ci piace, perché ho scritto cordiali saluti, e ciascuno di voi, qualora vi piaccia questo software, vogliate utilizzarlo, scriverà quello che vuole. Torniamo all'ambiente di inserimento dati, quindi facciamo il punto della situazione. Quando io vado a inserire i risultati del questionario di autovalutazione e la scheda di valutazione, devo essere sicuro di inserirli quando ho davanti la scheda che mi ha restituito il fornitore, che me l'ha inviata per posta. Devo essere sicuro che io inserisco queste spunte in relazione al fornitore numero 1. Se ho davanti la scheda del fornitore numero 2, io dovrò cliccare qui, scrivere 2 e a questo punto dovrò anche scegliere parte del campo, perché sennò dovrei scrivere esattamente fornitore spazio 2, magari tutto non me lo ricordo. Eccolo che lui ha trovato il fornitore numero 2 e quindi adesso posso sì inserire i dati che il database legherà a doppio filo al fornitore numero 2 che come tali mi presenterà in tutti gli ambienti di consultazione dati. Quindi siamo arrivati qui, abbiamo ricevuto indietro la scheda del fornitore numero 1, numero 2, numero 3, numero n, andiamo ad inserire i dati della scheda del fornitore numero 1, mettendo queste semplici spunte rapidissimamente sulla base di quello che ci ha risposto. Quanto è venuto il punteggio? 1,125, quindi è da 1 a 2. Nella scheda di valutazione che adesso andiamo a compilare dovremo assegnare 1 al punto 14 che riguarda appunto l'autovalutazione del fornitore. Quindi andiamo subito ad assegnare 1, vabbè c'era già 1, rimettiamocelo, e poi andiamo a puntualizzare tutti questi punti, i 13 punti della scheda di valutazione. Quindi qui la valutazione, quando il fornitore sarà meno performante, quindi vediamone una, andamento delle forniture, nessuna non conformità negli ultimi 2 anni, alcune non conformità lievi nell'ultimo anno, alcune non conformità gravi nell'ultimo anno,
numerose non conformità nell'ultimo anno. Quindi se clicco qui assegnerò 3, cioè il punteggio più alto al fornitore su questo punto, 2, 1, 0. Anche qui risponderò, metterò le spunte in tutti gli ambienti, quindi qui vediamo, li leggiamo rapidamente. Sistema qualità, prodotti e servizi, andamento forniture, la valutazione del servizio tecnico, del servizio commerciale, tempi di consegna, valutazione prezzi, situazione logistica, valutazione delle attrezzature, numero di certificazioni, qualifica del committente, prima fornitura e le verifiche ispettive che eventualmente faremo presso il fornitore. Anche qui, dopo aver messo tutte le spunte che io voglio mettere, che per una piccola azienda sarà facilissimo mettere anche da parte del proprietario, per un'azienda più strutturata il responsabile acquisti farà presto a mettere queste spunte, vado a calcolare il punteggio del fornitore. È venuto 1,64 e i fornitori, secondo questo sistema, ripeto, preso dai libri di economia, vengono, ovviamente ci sono anche sistemi molto più complessi, ma questo è già un sistema ottimo per valutare il fornitore senza perdere molto tempo. Prima di non fare niente è meglio fare questo, quindi ho aggiunto un altro valore, 1,71. Ci sono 3 fasce, la fascia A se emerge che la valutazione del fornitore è maggiore di 2, la fascia B per un punteggio maggiore o uguale a 1 e inferiore o uguale a 2 e la fascia C, quindi quella meno performante, per i punteggi inferiori ad 1. E quindi abbiamo fatto tutto, abbiamo mandato la scheda al fornitore, ce l'ha restituita, abbiamo assegnato i punteggi di autovalutazione. In base a quello che è emerso abbiamo detto che qui dovevamo assegnare 1 nella scheda di valutazione sulla base del questionario di autovalutazione. Abbiamo assegnato 1 al punto 14 della scheda di valutazione che riguarda il questionario di autovalutazione, che quindi peserà per un 14esimo sulla valutazione del fornitore e poi siamo andati a mettere le spunte su tutti gli altri argomenti. A questo punto andiamo a vedere cosa ci restituisce il software una volta messe queste semplici spunte. Consultazione e aggiornamento dati. Lo raggiungiamo da qui, ovviamente si può raggiungere anche dal pannello comandi principale, anche da altri ambienti. E innanzitutto le fasce, quindi per i fornitori per cui il punteggio è venuto sotto 1, ce li metterà in fascia C, gli altri in fascia B, gli altri in fascia A. E i fornitori ovviamente possono anche muoversi all'interno di queste fasce, perché fa una media di tutte le valutazioni nel corso del tempo. Magari quest'anno io sono a 1,90 e il prossimo anno posso prendere un punteggio talmente alto che mi fa superare subito il 2 e quindi andrò in fascia A dalla fascia B. Andiamo a vedere la fascia B, quindi gli stessi dati ce li abbiamo sia sotto forma di grafici sia sotto forma di tabelle pivot. Ecco, valutazione maggiore o uguale a 1 e inferiore o uguale a 2. Dati relativi a tutte le valutazioni di tutti i fornitori. Quindi qui quando voi metterete 10 fornitori verranno 10 di queste sbarre con le valutazioni di sempre di tutti i fornitori. Quindi questo fornitore di tutte le valutazioni che ha avuto nel corso del tempo, la media è 1,93 e quindi il software ce lo ha messo in fascia B. Lo stesso dicasi per la fascia A e la fascia C. Gli stessi dati li troviamo qui sotto forma di tabelle. Ecco. Come... Poi abbiamo tutti quest'altri pulsanti da cui si può fare il punto della situazione dello storico nel corso dello storico sia per quanto riguarda la valutazione che per quanto riguarda l'autovalutazione. E quindi qui che cosa vedo? Posso vedere le medie dei punteggi di valutazione. Ecco, questi sono i punteggi di valutazione che sono stati attribuiti ai fornitori nel corso del tempo. Quindi il fornitore 1, se ha avuto 10 anni di valutazione, questa è la sua media di 10 anni di valutazione, quindi è la media di sempre, così come del fornitore 2, del fornitore 3 e del fornitore 4. Quindi qui già un dato sintetico che possiamo vedere, quel fornitore va bene, quel fornitore va male, ma magari quello che va male può andare meglio in un altro punto, quindi dopo starà a noi andare a scegliere i fornitori. I punteggi di valutazione, le medie dei punteggi di valutazione le abbiamo viste relativamente a tutte le valutazioni di tutti i fornitori nel corso del tempo, le potremmo vedere anche relativamente solo al 2020, come sono andate nelle valutazioni, come sono andate quest'anno. E vedete già questo numero è diverso perché di là era 2,11 perché ha fatto la media con un altro anno, qui è 2.
relativamente al fornitore 1. Posso vedere anche il trend, cioè inserisco il nome del fornitore, fornitore 1, e mi farà vedere il trend delle valutazioni di questo fornitore. Nel 2018 ha avuto 1,71, nel 2019 2,57, eccetera, eccetera. Vedete quanti dati vengono fuori semplicemente mettendo quelle spunte, molto rapidamente. Il resto fa tutto il software. Qui avrò le medie dei punteggi delle schede, i valori delle voci per fornitore, cioè delle singole voci. Fornitore 1. Fornitore 1 avrò la media, ecco la media, e qui con accanto tutti i valori. Poi posso avere le medie voci, cioè le medie voci relative a tutti i fornitori, cioè considerando tutte le valutazioni che ho fatto nel corso del tempo di tutti i fornitori sulla logistica ho 1,13, la valutazione media di sempre, di tutti i fornitori. E poi posso avere le medie voci per fornitore, quindi qui scriverò fornitore 1 e qui avrò, ecco, la media, quindi qui per esempio sulla logistica che la media viene 2 è la media della valutazione delle valutazioni del punto logistica fatte nel corso relative senza limiti di tempo, da quando ho iniziato a fare questa valutazione fino ad oggi. Ne avesse fatte 20, mediamente i 20 punteggi che ho attribuito per il fornitore numero 1 a questo punto dà la media di 2. E così relativamente a tutti gli altri punti. E da qui posso anche aggiornare i dati senza tornare nella maschera. Ci voglio mettere dentro i dati relativamente a quel fornitore, li posso anche mettere dentro, vedete qui posso mettere direttamente i punteggi anziché le spunte, se non voglio tornare nella maschera, ma sicuramente qui in questo caso è meglio tornare nella maschera, comunque ho messo anche questo ambiente di aggiornamento. E poi qui ci sono gli alert di programmazione, di nuove rilevazioni della valutazione dei fornitori. Vediamo, questo è un dettaglio. E poi qui sia per la voce di ora non sto ad aprire qua tutti i pulsanti relativi all'autovalutazione, perché è la stessa cosa che di qua, soltanto che qui riguarda quello che è emerso dal questionario di autovalutazione, il metodo è lo stesso. E sia qui che di qua c'è scritto, e raggiungeremo sia da questo pulsante che da questo lo stesso ambiente, una voce a tutti i fornitori. Cioè qui io se voglio ulteriormente complicare la mia analisi, non il tempo che devo dedicare per inserire i dati, perché una volta che ho inserito i dati, tutti i dati che sono dentro a questi pulsanti e tutti i dati che sono dentro a quest'altri vengono fuori in automatico. Poi starà a me andare a vedere, dice io voglio sapere in modo particolare la situazione logistica. Prima abbiamo visto tutte le voci, la media delle valutazioni di sempre, di tutte le voci. Qui invece possiamo vedere una singola voce, in questo caso appunto la logistica, qual è la media di valutazione relativamente a ciascun fornitore. Quindi questo valore numero 2 è la media delle valutazioni sul punto logistica di sempre del fornitore numero 1.